Questo è Spotlight. Oggi intervistiamo l'architetto Niccolò Menichini dello studio Galante Menichini di Milano, che ci racconterà cos'è per loro la luce retail. Allora, definiamo innanzitutto cosa si intende per progetto retail, o meglio, qual è l'interpretazione che lo studio dà di progetto retail. Il progetto retail fondamentalmente è un progetto di comunicazione. Cosa comunichiamo con questo progetto? Comunichiamo i valori di un brand, comunichiamo la filosofia di un brand e fondamentalmente il prodotto di questo brand. Quindi il protagonista è il prodotto, il protagonista del progetto. Ovviamente ci sono tante distinzioni da fare, tante situazioni differenti, ma a grandi linee, in maniera abbastanza grossolana, possiamo dire che ci sono almeno un paio di grandi famiglie, cioè brand che tendono a comunicare più una questione di immagine, quindi legata alla brandizzazione del prodotto, dove l'importanza è data più appunto, a tutto quello che attiene alla questione di immagine, di fashion, diciamo, questo termine abbastanza generale, e altre che puntano invece a altri brand che puntano invece più sulla una qualità di un prodotto. Quindi in queste due situazioni cambia molto anche l'atteggiamento dell'interpretazione sia dell'ambiente e quindi di conseguenza anche della luce. Nel primo caso, quindi quando si cerca di trasmettere una visione più a tutto tondo di un brand, quindi di un lifestyle, diciamo in questo modo, la questione luce è più teatrale, quindi tende a costruire un ambiente nel suo complesso connotato con i valori di questo brand. Nell'altro caso, quindi quando alziamo l'asticella, nel senso che ci occupiamo magari di una fascia di prodotto di alta gamma, è molto importante invece capire la qualità del prodotto. Quindi in questo caso la luce tecnica ha una percentuale di valore all'interno del progetto molto alta, quindi noi la stabiliamo sempre circa intorno all'80%, 50%, no? Se non esageriamo. Comunque, progetto di comunicazione all'interno del processo del progetto retail vuol dire anche collaborazione in team con diverse professionalità. Quindi diventa importantissimo per noi il confronto con la figura del light designer all'interno di quello che noi vogliamo riproporre come ambiente. Ora, non starei a scomodare definizioni di architettura, di maestri di architettura, dove la questione luce diventa l'elemento fondamentale attraverso il quale percepire lo spazio architettonico. Però in effetti è così. Il lavoro fatto sulle superfici, sugli ambienti, sui volumi interni, deve essere modulato dall'intervento della luce, accanto alla quale poi ci deve essere una luce molto tecnica che deve rispondere a delle esigenze commerciali ben precise che devono essere soddisfatte. Infatti sono sempre termini di litigio con le parti commerciali dei brand, insomma, quando si richiede una luce importante, un pieno giorno, anche in situazioni difficili, quindi perché il prodotto si deve poter vedere e poter vendere. Come filosofia nostra, poi, come studio, l'ideale del prodotto di illuminazione all'interno di un progetto retail sarebbe quello di avere la luce tecnica perfetta senza poterne scorgere la sorgente. Questo sarebbe ovviamente per noi, per il nostro modo di interpretare questa modalità, una qualità in più, alla quale poi ovviamente viene accostato tutto quello che riguarda la luce d'ambiente e luce, chiamiamola decorativa, come spesso si viene identificata, quindi ovvero l'impiego di oggetti disegnati, quindi oggetti design, lampade più scultoree plastiche che non la luce tecnica che arriva per esempio da un binario di faretti orientato. Accanto a questo ci può essere la necessità, spesso, nella nostra esperienza ci è capitato, di dover avere una luce
tecnica di tipo più teatrale, quindi accostare a una resa cromatica, a una resa di intensità luminosa anche una sorta di effetto di sagomatura su delle su delle zone particolari o su dei prodotti particolari. Quindi questo rientra nella parte, diciamo, più progettuale dell'ambiente, cioè, quindi in base all'effetto che si vuole ottenere, in base alle esigenze e alle richieste del cliente e del tipo di ambiente che vuole proporre. Quindi in sostanza le caratteristiche quindi principali dovrebbero essere queste qua. Un'alta rispetto alle due tipologie, quindi luce ambiente o luce decorativa, che ha un suo valore all'interno della progettazione di un ambiente e che dà carattere a un ambiente, e luce tecnica, che deve essere imprescindibile per poter avere una situazione di, commercialmente professionale di percezione del prodotto. Quindi, per rispondere a questa domanda, quello che a noi come stile piacerebbe avere a disposizione all'interno della progettazione dello spazio retail è poter avere una fonte luminosa corretta per il prodotto, e non sto qui a fare questioni di Kelvin piuttosto che temperatura, colore, una luce perfetta per il prodotto, ma della quale io posso nascondere la sorgente o comunque non vedere la sorgente.